quindi 2 USB lì, una presa lì per elettrodomestici cucina, TV, questo è importante. cabina di controllo. Non credo funzioni così. Ciao, siamo Roberto e Fabrizio. Viaggiare è la nostra più grande passione e da un anno raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo. Ad aprile 2021 ci siamo lanciati in un nuovo progetto. Abbiamo acquistato un furgone e lo trasformeremo nella nostra futura casa su ruote. Bentornati in un nuovo video. Come potete intravedere ci sono un po' di cambiamenti, tipo qui ci sono dei cavi neri, però andiamo per step, Esatto. Allora, mentre noi stavamo preparando le cornici per le finestre, che si possono intravedere qua, lavoraccio come avete già visto dal video scorso, il mezzo era dall'elettricista. Come potete vedere ha fatto tutto l'allacciamento coi tubi, ha praticamente messo 2 scatoline, una qui e una qua dietro. Il fatto di aver rimosso tutto qua, come avete visto nel video precedente, se non l'avete visto andate a vederlo, se no non capite, gli ha permesso di fare tutto l'allacciamento là dietro. L'elettricità sarà tutta di qui, l'idraulica, quindi tutto ciò che è acqua probabilmente sarà di qui, a parte la presa della 220 che l'abbiamo messa qui per il semplice motivo che dall'altra parte, essendoci il portellone, ci impediva appunto l'allacciamento tramite il cavo della 220 in un'eventualità in cui saremo in qualche campeggio. Altra novità, le finestre che avrete visto nel video precedente ma negli scatoloni. Ora qui le vedete affiancatissime al mezzo. Vi spieghiamo brevemente cosa abbiamo scelto di prendere. Per le portelloni posteriori Carbest 45x50 a compasso. Carbest è una marca che abbiamo scoperto veramente all'ultimo, è molto economica ma ne hanno parlato tutti bene, quindi faremo questo test e poi vi faremo sapere. Per ora sembrano funzionare, sono anche molto simili alle Dometic perché ne abbiamo una che vi faremo vedere dopo, quindi vedremo, vi diremo se ne vale la pena perché il prezzo è veramente quasi dimezzato rispetto alle Dometic. E a proposito di Dometic, il nostro oblò, il Midi Eki, che è un 75x40 mi pare. Questo sarà sopra il letto, era la prima cosa che sapevamo che volevamo prendere sicuramente. Qui abbiamo la Max Fan, che in tantissimi montano sui furgoni, e la nostra ventola, abbiamo deciso di metterne solo una, cercheremo di creare un bel ciclo dell'aria con queste finestre che abbiamo. E poi un micro Eki cioè in realtà non è il micro Eki, è quello della fiamma, ma è la versione della stessa dimensione del micro Eki della Dometic, ed è un 25x25 28x28 e questo qui è esattamente nella doccia. Ultima, la Dometic di cui parlavamo prima, quindi ne abbiamo 2 di Dometic, e questa qui è una 45x90, la volevamo più grossa ma sarebbe arrivata tra mesi e mesi, quindi cambiava di poco. E le volevamo tutte a compasso. In realtà grazie a delle persone che abbiamo conosciuto su Instagram ci hanno consigliato proprio all'ultimo minuto, stavamo per prenotarla, di prendere almeno una a scorrimento, perché in alcuni posti, soprattutto in Italia, aprire le finestre a compasso è già un'azione che è passabile di multa, perché occupi più suolo di quello che è quello che occupa il tuo furgone standard, quindi potremo aprirle serenamente un po' ovunque da quello che ci hanno detto. E come potete vedere, oltre ai cavi, oltre alle finestre, il mezzo è tutto tappezzato di queste aggeggi, cose adesive. Che cosa sono? Servono per i rumori e i suoni, per ammortizzare i suoni e i rumori. Noi abbiamo acquistato questo materiale che è della Noiko di spessore 2 mm e la scatola era 3,5 metri quadri più o meno, e siamo riusciti a ricoprire una buona parte del mezzo. Come potete vedere abbiamo messo sia soffitto che pareti, anche in quel punto lì che ci sembrava abbastanza rumoroso. Un punto critico sicuramente del furgone sono i passaruota, che questi, ecco, forse se riuscite a coprirli bene è meglio, perché da qua arriva sicuramente il rumore maggiore, essendoci appunto le ruote. Questa secondo me è una cosa inaspettata perché tanti la fanno alla fine, ma noi abbiamo deciso, è per quello che ci abbiamo messo tanto e adesso lo vedrete, abbiamo deciso di farla subito, così tutti i fori che c'erano da fare saranno fatti prima dell'isolamento. Vi porto su.
pannelli solari, 3 pannelli solari, e li abbiamo presi al Portale del Sole di Monza, che è un posto che per chi è in zona consigliamo tantissimo. È super fornito, sono super gentili, ti sanno consigliare. E veramente siamo stati penso 2 ore, ci ha spiegato tutto nei minimi dettagli, quindi anche per chi magari non se ne intende molto come noi. E vi consigliamo, come abbiamo fatto noi, magari di andare, se andrete da loro, con un foglio dei vostri consumi stimati, così a maggior ragione vi saprà aiutare ancora meglio se avrà un'idea un po' di quello che pensate di utilizzare sul vostro vano camper. E noi abbiamo comprato alla fine 3 pannelli da 170 watt l'uno, monocristallini, e verranno installati in parallelo in modo da sfruttare in pieno la loro potenza. Sì. Ecco. Per il fatto dei monocristallini, in giro si legge un po' di tutto, monocristallini, policristallini. Loro vi sapranno dire meglio, ma l'opzione di andare per questi è perché il furgonato di solito ha poco spazio sul tetto e i monocristallini hanno sì dei difetti, come però anche i policristallini, ma uno loro pregio è di essere molto più piccoli. Per esempio questi qua che sono 170 watt, i policristallini da 170 a 175 sono molto più grossi. Sono più performanti in alcune situazioni, esatto. Quindi magari se uno ha un camper o un furgone ancora più grosso, meglio andare per quelli, però per noi questa è stata l'opzione migliore. Bentornati, giorno numero XY della van conversion, non lo so. Allora, abbiamo messo, come potete vedere, l'isolante, l'Armaflex sui passaruota, così questi sono a posto, poi ci sarà la loro copertura in futuro, ma è una cosa più avanti. Poi, come vedete, abbiamo impostato, diciamo, la struttura per il pavimento con le listelle di legno, e la cosa che forse si nota di più sono quei tubi in mezzo, perché abbiamo riscontrato, tra virgolette, un problema con l'allacciamento con l'alternatore. Partirà da qui e dovrà arrivare alla batteria che è sotto il sedile e poi all'alternatore che è dove c'è il motore. Quindi non sapevamo bene con l'elettricista come agganciarci, come attaccarci a tutto, e siamo arrivati a questa conclusione facendo partire i tubi da qua, passando da sotto e via. Abbiamo utilizzato delle listarelle di spessore 2 cm, tranne qui che è un pelino più basso, e perché appunto c'è questa discesina, e quindi abbiamo usato un 2,5. Prossimo step, levighiamo un pochino queste listelle, anche se sono quasi tutte già vicine, per essere sicuri, e applichiamo questo. Abbiamo deciso, almeno per il pavimento, poi vediamo per le altre, che è uno smalto per legno, alta protezione contro gli UV, contro l'acqua, contro tutto, visto che sarà sul fondo, vogliamo essere sicuri. Abbiamo deciso di non forare il pavimento, quindi inizieremo a incollare tutto con la nostra migliore amica, che non si vede, ma è la Sikaflex 521 UV. Quindi partiamo. Che si asciuga la colla nella parte posteriore delle listarelle che abbiamo già attaccato, procediamo attaccando questi tubi. Utilizzeremo un po' di Sikaflex, ma prettamente questo biadesivo della 1000 chiodi, quindi credo sia l'equivalente della 1000 chiodi a colla. Ricopriremo con questo Armaflex da 3 mm che si presta bene, e lo metteremo anche sulle listarelle, già che ci siamo, così teniamo tutto omogeneo. Iniziamo. Potete vedere, ci sono pesi sopra ad ogni listarella per fare in modo che si incolli bene, un estintore lì, dei pezzi di legno qui, un abitatore a caso, così. Mentre di qua cosa stiamo facendo? Stiamo riposizionando le listarelle o listelle, non ricordo più bene, e per non dimenticarci dove andavano ci siamo fatti degli schemini
e abbiamo scritto le lettere che sono scritte anche su ognuna di queste listarelle.